Ma quanto costa vivere qui in Austria? Soprattutto costa più o meno dell'Italia? E conviene secondo voi o conviene meno dell'Italia dal punto di vista economico? Oggi vi porto con me a scoprire quanto spendo in un giorno ad Innsbruck. Per chi non lo sapesse ed è nuovo sul canale, sì, abito a Innsbruck da circa 6 mesi. Sì, 6 mesi. Tra l'altro, se ve lo state chiedendo, sì, è nevicato tantissimo ieri. Si è creato anche un po' di casino sul passo con l'autostrada del Brennero. Strano. Però ecco, io ormai mi sono abituato a questa vita, però quando sono arrivato non era tutto così scontato e adesso infatti voglio raccontarvelo, almeno dal punto di vista economico, perché cambia un po', raga. Classico supermercato austriaco, niente di speciale, molto simile a quelli italiani. Ce ne sono 100.000 a Innsbruck nonostante sia piccola come città. Tra l'altro siamo in Tirol, quindi tutti i tipi di speck possibili e immaginabili. Adesso vi faccio vedere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sono infiniti, ragazzi, infiniti tipi di speck. Alcuni manco li conoscevo. Il costo del pollo e del tonno è veramente allucinante. Non riesco a capire il motivo. Cioè, per il tonno posso immaginare, siamo in montagna, è difficile da reperire, devi importarlo, eccetera, eccetera. Però per il pollo, ragazzi, qua è improponibile comprare il pollo. Anche il costo della pasta è più alto. Adesso è in offerta a 2 euro, però di solito costa tipo 2,80 euro la barilla normalissima. Tra l'altro qua l'acqua costa veramente una fucilata a comprarla in bottiglie di plastica. Questo secondo me è perché vogliono incentivare a non comprarle. Io ovviamente la prima settimana, anzi le prime 2 settimane che ero qua, ho speso un patrimonio in acqua. Adesso mi sono sfurbito, mi sono informato, qua c'è l'acqua molto buona. Ho preso semplicemente una caraffa con il filtro e la riempio in casa. Buono 4,14 euro, quando in Italia costa tipo 1,20 euro. Ragazzi, sì. Tra l'altro, curiosità, qualche settimana fa ho preso gli stessi pomodori senza coperchio, te li vendevano, però costavano 1 euro in meno. Non chiedetemi il motivo, qua lo fanno. Altra particolarità di questi supermercati è che, ragazzi, hanno una quantità di birre incredibile. E ragazzi, costa meno dell'acqua. La birra costa meno dell'acqua. Ma noi non la prendiamo perché siamo degli atleti. Pagato, adesso vi faccio vedere quanto ho speso per queste 3 cose. Per comprare queste 3 robe, solo la roba essenziale per mangiare pranzo e cena, neanche colazione, ho speso 20,20 euro. Ora, non so più o meno come sono i prezzi in Italia, però penso che qua costi tutto un po' di più, anche in percentuale abbastanza elevata. Come potete sentire, credo, qua ci sono elicotteri che viaggiano a ogni ora del giorno, tutti i giorni, perché appunto per controllare, anche soccorrere purtroppo, chi è in montagna. Inoltre non vi ho parlato dei trasporti, che per me per fortuna non è una spesa fissa, però per tanti lo è, ma adesso vi faccio vedere quanto costa. Praticamente da qui che c'è la fermata dell'autobus, aspettatemi che arrivo. Sono 2,80 euro ed è una fermata, quindi a 100 metri da qua. La spesa però non è finita, quindi prendiamo la macchina e andiamo un pochino più lontano. Quindi capite bene che anche il costo dei trasporti è abbastanza importante qua, perché con 2,80 euro ci fai 100 metri con l'autobus, non ci fai tutta la città. Qua non c'è la metro, c'è il tram e appunto gli autobus che funzionano estremamente bene, sono sempre in orario, puliti, perché appunto il servizio è caro, però ecco, io avendo macchina e monopattino sono fortunato quantomeno. Prima di andare dobbiamo andare a pagare il parcheggio, perché altra spesa fissa, ok? Non hai i trasporti,
però il parcheggio va pagato sempre. Tra l'altro, cosa molto figa di Innsbruck, che tutti i parcheggi praticamente sono sotterranei tranne pochi come questo, però sono cari come il fuoco, ragazzi. I parcheggi sotterranei tipo 5 euro all'ora, una roba del genere. Ticket. Si vola. Però guardate che spettacolo. Classico aperitivo per terra in piazza Innsbruck, tanta roba. C'è anche gente con sci e tavole a qualsiasi ora del giorno, ragazzi. MediaMarkt. Che lingua, ragazzi, che lingua. Voi vi starete chiedendo perché sei da MediaMarkt? Devi comprare il nuovo iPhone? Per oggi no, compro solo il caffè, perché non le vendono al supermercato quelle che vanno bene nella mia macchinetta. Eccolo qua. Ristretto italiano. Let's go. Anche 5,50 € che mi dureranno per i prossimi 3 giorni. Come vedete qua in Austria ci sono un sacco di centri commerciali. Solo in città ce ne sono tipo 4, ma grossi anche. E la mia idea del perché ci siano così tanti centri commerciali è il fatto che, essendoci freddo, penso che la gente sia più propensa ad andare dentro un centro commerciale piuttosto che stare in centro, ecco. Ragazzi, comunque è sempre uno spettacolo. Quando esci da un centro commerciale, casa tua, eccetera, e vai all'aperto e vedi queste montagne, è pazzesco. Quando non ho allenamento o un pomeriggio libero, comunque ho allenamento presto, mi piace andare da Starbucks a lavorare un po' sui video, eccetera, a fare le mie cose. È sempre pieno di gente, bevo un caffè, se ho fame mangio qualcosa, passo i miei pomeriggi, diciamo, lì, quelli che posso. Espresso please. Blueberry muffin. Come vedete qua c'è sempre un po' di gente, un po' di movimento, mi piace stare qua, mi concentro anche meglio perché a casa magari mi perdo in altre cose, TV, computer, eccetera, eccetera. Passo un po' di tempo qua, ecco, almeno fino a quando non scade il parcheggio. Ma adesso basta, è ora di andare, che vado anche a cena perché ho un po' fame. Che freddo, ragazzi, che freddo che è venuto. Però ho deciso che stasera, dato che è giorno libero, pizza. In più così vi faccio vedere anche quanto costa. 4 frecce perché ho parcheggiato davvero delinquenti. Grazie. Mia parcheggiata. E andiamo ad aggiungere al conto 14 € di pizza. Comunque ragazzi, se volete fare un business, fate del cibo italiano in qualsiasi parte del mondo. Fate solo dei gran soldi. Non capisco perché io ancora non l'ho fatto, cazzo. Stasera ce la godiamo un po' così, divano e TV e relax. Adesso mangio e poi tiriamo le conclusioni di questa giornata, ragazzi. Concludiamo questa giornata con un totale speso di circa 50 €, dove non ho fatto grandi acquisti, dove ho fatto una spesa che mi basta giusto per oggi e domani, non di più, perché appunto ho preso solo roba per pranzo e cena e ho speso 20,20 € solo per quello. Capite bene che la vita qua secondo me costa di più che in Italia. A tutto questo ci sarebbero le spese fisse che noi giocatori professionisti abbiamo la fortuna di non pagare, che sarebbero le bollette, l'affitto che ci viene pagato appunto dalla società. Ma anche qua mi sono informato, ho visto un po' di case soprattutto in centro, e a Innsbruck si arriva tranquillamente a spendere anche 2000 € d'affitto al mese per un appartamento di 50-60 metri quadrati. Quindi Innsbruck costa, non dico come una capitale europea, però ci si avvicina molto. Questo non vuole essere un video né di critica ma neanche di pubblicità a Innsbruck, non sto dicendo che qua è meglio e peggio. Come in tutte le cose ci sono dei pro e dei contro
da tutte le parti. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto come sempre. Io vi aspetto sul mio canale, vi ricordo sempre di iscrivervi qua sotto che non vi costa niente e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Ciao raga!